Oggi ti mostrerò uno strumento estremamente importante che ti potrà aiutare nelle analisi di trading e tanto altro. Prima però mi raccomando un bel mi piace, l'iscrizione al canale, in descrizione trovate tutte le informazioni necessarie e adesso ci spostiamo al PC e andiamo a vedere come funziona, come si utilizza questo strumento. Stiamo parlando di Forecaster. Che cos'è Forecaster? È uno strumento che ci dà veramente un'ampia visione, credo la più completa sul mercato per quanto riguarda la stagionalità dei mercati. Ma prima di spostarci al PC per vedere proprio come funziona questo strumento, come si utilizza eccetera, direi di andare a vedere un attimo che cos'è la stagionalità dei mercati. Fare trading con la stagionalità. Si parla di stagionalità quando in una serie storica si riscontrano fluttuazioni a cadenza periodica. La stagionalità è riscontrabile in qualsiasi serie storica, dalla temperatura esterna fino ai prezzi degli strumenti finanziari. Ebbene sì, possiamo fare un esempio di stagionalità proprio con la stagionalità della temperatura. Ogni anno si alternano temperature alte e temperature basse che ciclicamente solitamente tendono a ripetersi, quindi noi saremo in grado, di prevedere quando ci sarà un periodo di alta temperatura o un periodo di bassa temperatura. Questa cosa potremmo sfruttarla a nostro favore anche sui mercati. Andando ad analizzare la stagionalità dei prezzi di azioni, materie prime, valute, eccetera, potremmo essere in grado di fare delle previsioni sui rialzi e ribassi del mercato. Chiusa questa importante parentesi, direi di spostarci adesso al PC e vedere come funziona Forecaster. Ed eccoci qui, possiamo passare alla parte pratica di Forecaster, andiamo subito a vedere. Pagina principale, vabbè, qui ci viene fatta una panoramica generale appunto su tutti gli strumenti che possiamo andare a vedere, dal forex, indici, ETF, criptovalute eccetera. Ci va a spiegare un po' come utilizzare appunto il previsore, ci va a dire che tutto quello che è possibile fare all'interno, ma in realtà è veramente molto semplice e direi di fare subito un esempio. Quindi iniziamo qui la nostra ricerca, diciamo che vogliamo andare a vedere un po' Bitcoin, dollaro e andiamo a vedere questo grafico. Come vedete negli ultimi 5 anni, ci va a vedere ovviamente adesso dove siamo, e negli ultimi 5 anni diciamo che Bitcoin di questo periodo tende a scendere mediamente, ovviamente andando a calcolare appunto la stagionalità. Abbiamo la possibilità di andare a vedere, non so, l'ultimo anno, gli ultimi 3 anni, gli ultimi 7 anni, eccetera. Diciamo che appunto va molto a rispettare questa stagionalità, perché se confrontiamo tutti questi anni più o meno il movimento è sempre lo stesso. Ma io voglio fare un'altra cosa. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di andare a selezionare un range di date magari su cui fare le nostre analisi, ma voglio provare proprio un'ultima cosa. Se andiamo a vedere gli ultimi 5 anni, ad esempio, prendiamo di esempio questo grafico, quindi noi cosa facciamo? Andremo su TradingView e andiamo a confrontare questa cosa e vediamo se noi ci fossimo posizionati in short verso maggio, vediamo cosa sarebbe successo. Andiamo su un time frame giornaliero e andiamo a vedere come si è comportato BTC. Andiamo solitamente a inizio maggio e come ci va a dire l'indicatore, è incredibile perché io lo sto vedendo in questo momento, come vedete da questi giorni in poi, guardate qui che discesa comincia a fare BTC, cioè noi ci andavamo a prendere tutta questa discesa se ci fossimo posizionati. Magari a conoscerlo un tantino prima ci avremmo tirato sicuramente fuori una bella cifra. Possiamo andare a cercare tanti altri asset come dicevamo prima e andando in basso possiamo andare a vedere la media mensile, anche questa molto interessante, media settimanale, e andando a selezionare il range di tempo abbiamo anche le statistiche sulle operazioni, sui trade appunto sia in long e sia in short e ci vengono segnalate tutte qua con appunto la percentuale di ritorno. Voglio fare quest'altro esempio con lo stesso periodo soltanto calcolando l'anno scorso, quindi se l'anno scorso noi ci fossimo posizionati in short controllando appunto il grafico della stagionalità di Bitcoin, aprendo un'operazione di questo genere avremmo fatto un 41,27%, ovviamente senza leva, calcolando nulla. Cioè veramente tantissima roba. A saperlo anche quest'anno sarebbe stato secondo me altrettanto simile come rendimento, ma al di là di Bitcoin capite che c'è veramente una vasta scelta. Da quando ho scoperto questo strumento ormai non ne faccio più a meno e anzi vi dirò, voglio provare a fare proprio dei test con delle challenge appunto, provando a tradare soltanto con Forecaster. Magari non so, challenge che dureranno da 7 giorni a un mese. Sono proprio curioso di vedere e di farvelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia stato utilissimo come cosa, ma se lo provate sicuramente sarà così, e in descrizione vi ricordo che vi lascio tutti i link per poterlo provare.